Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò del gimbal della OM, modello iSteady Mobile Plus. Già vi ho fatto conoscere il fratellino più piccolo della OM, funziona perfettamente, lo utilizzo per i miei video su YouTube e lo utilizzo anche in esterno, gite con la famiglia, uscite in generale, per fare delle riprese che siano stabili. Guardate che meraviglia! Ragazzi, permette di fare delle riprese avendo sempre il telefonino puntato nella direzione che vogliamo noi, quindi impedisce di avere tutti i movimenti, per esempio dei vari passi, oppure se siamo in auto, i movimenti causati dalle buche, dalle curve, eccetera. Viene venduto all'interno di questa valigetta. All'interno troviamo anche un piccolo treppiedi e un cavo USB di tipo C. E ragazzi, udite udite, costa meno di 100 euro. E se mi riesce cercherò di farmi dare anche un codice di sconto per farvelo pagare ancora di meno. La recensione del modello precedente ha avuto un buon successo, quindi penso che anche questo possa interessarvi. Quindi guardiamolo da vicino, vediamo quali sono le sue funzioni e vediamo appunto come si utilizza sia nell'ambito fotografico che nell'ambito video. E allora guardiamo quindi quali sono le funzioni che ci permette di attivare. Allora, come vedete sulla parte frontale abbiamo questo pannellino con diversi LED e diverse funzioni. Questo è il joystick che ci permette di muoverlo, quindi andare in alto, in basso, spostarci a destra e a sinistra, e tramite l'applicazione possiamo anche decidere quale velocità deve avere nei movimenti, quindi deve essere più fluido, veloce, eccetera. Non vi farò vedere tutte le funzioni, ma quelle principali. Questi LED invece indicano il tipo di funzionamento per quanto riguarda la stabilizzazione, quindi possiamo stabilizzarlo in modo che si blocchi in modo verticale ma ci segua nei movimenti in orizzontale, bloccare tutto, attivare la possibilità di seguire tutti i movimenti, eccetera. Per esempio in questo caso, come vedete, è bloccato per quanto riguarda il movimento in verticale, però mi segue nel movimento in orizzontale. Come vedete, premendo il tastino Mode cambiamo funzione e si accende il LED corrispondente. Queste sono quindi le funzioni che ci permettono di gestire la stabilizzazione. Nel caso in cui abbiamo decentrato tutto e vogliamo posizionare di nuovo tutto nel modo corretto, basterà premere 2 volte questo tastino nella parte posteriore. Una volta premuto si ristabilizza al centro esatto. È possibile anche calibrarlo, va fatto ovviamente prima dell'accensione, ma arriva già calibrato perfettamente, quindi non è necessario. Questo invece è il tastino che ci permette di zoomare. Si tratta di uno zoom però ovviamente digitale, quindi non esagerate nell'utilizzo, altrimenti potrebbe sgranare un poco. Abbiamo anche la possibilità però di regolare anche la profondità, la messa a fuoco, quindi in caso di riprese in spazi aperti possiamo decidere quale punto mettere a fuoco e quale sfocare. Ovviamente abbiamo la possibilità di scattare foto, girare video, girare dei time lapse, oppure possiamo fare delle riprese a rallentatore, oppure abbiamo l'opzione momenti. Questo è particolare perché ci permette di effettuare diversi tipi di riprese con diverse funzioni. Come vedete, questa per esempio va ruotando. Poi abbiamo uno zoom particolare, l'ho provato effettivamente, è suggestivo, perché zooma solamente lo sfondo mantenendo fermo il soggetto. Questo pure è un effetto particolare che gioca sull'effetto dello zoom. Questo invece è un time lapse che permette di effettuare dei video con il gimbal che gira, quindi ci permette di fare delle riprese proprio con una rotazione a 360 gradi con questo time lapse molto particolare. Questa invece è vista panoramica, quindi una ripresa standard, non rallenti e non time lapse, ma con una rotazione a 360 gradi stabilizzata. Questa invece è una funzione Clone Me, praticamente ci permette di scattare diverse foto in successione e ci permette quindi di apparire su più punti nella stessa fotografia. Un gioco praticamente di scatti sovrapposti, anche questo è interessante e divertente, ma questo tipo di prodotto effettivamente si utilizza più che altro per stabilizzare le immagini quando si fanno delle riprese. Guardiamo adesso per esempio questo effetto Inception. Bisogna premere il tastino, la stessa cosa bisogna farla per tutte le altre funzioni, ovviamente non le vedremo tutte. Una volta premuto ci sarà il conto alla rovescia. Il gimbal si posiziona, scusatemi ma non è facile, si posiziona in questo modo e quindi ci permette di fare delle riprese avvicinandoci ed allontanandoci da un soggetto
e quindi avere questo effetto con questa rotazione particolare, per esempio quando si inquadrano dei monumenti o qualche altro oggetto insomma che ci piace riprendere con questo effetto. Aspettiamo che finisca e vi faccio vedere anche l'effetto finale. Io ho fatto delle prove, vi farò vedere ovviamente anche mentre guidavo l'automobile. Mia figlia ha fatto delle riprese dal posto passeggero e si vede che nonostante le buche, nonostante le strade veramente mal ridotte della nostra città, comunque le riprese sono venute molto stabilizzate. Guardate in questo caso l'effetto della ripresa che ho appena fatto. L'ho ripreso semplicemente una finestrella, però si capisce l'effetto che riusciamo a dare. Tra l'altro nel montaggio inserisce automaticamente anche delle musiche, quindi possiamo salvare il video oppure possiamo scartarlo, quindi registrarne un altro. E guardiamo le altre funzioni. Allora, abbiamo anche la possibilità di inseguire il soggetto. Quindi in questo caso, per esempio, se io giro l'inquadratura verso di me e seleziono l'inseguimento del soggetto, ha intercettato il mio volto e ragazzi, mi segue anche se io non premo nulla. Quindi cerco di farvi vedere. Come vedete, io non sto premendo nulla, i tastini sono liberi, ma muovendo il mio volto mi riprende ed è anche velocissimo, come vedete, nel recuperare l'immagine. Oddio, se vado troppo velocemente effettivamente mi perde, però come vedete va davvero velocissimo, quindi utile per tutti quei tipi di riprese, per esempio per chi ha anche un canale YouTube, ha necessità di muoversi all'interno del proprio studio e vuole avere una ripresa che lo riprende costantemente, sicuramente lo aiuta a fare delle riprese migliori rispetto a dover spostare continuamente l'inquadratura. Riesce anche a scattare delle fotografie. Se noi guardiamo l'obiettivo e sorridiamo, automaticamente il gimbal riconoscerà, il programma riconoscerà che stiamo sorridendo e scatterà un selfie. Questo funziona solamente però se abbiamo l'inquadratura rivolta verso di noi. Ma continuiamo quindi a guardare la struttura del gimbal. Allora, da questa parte, come vedete, abbiamo questo passo filettato da 1/4 di pollice che ci permette di inserire determinati accessori, addirittura anche un monitor che ci inquadri, però non lo possiedo, oppure dei LED e altri dispositivi che possono essere comunque utilizzati nell'ambito fotografico. Abbiamo un'uscita ed un'entrata USB. L'uscita serve per ricaricare il telefonino, quindi abbiamo la possibilità di alimentarlo con la batteria contenuta al suo interno, che ci permette di alimentare il gimbal per ben 12 ore. Quindi anche se dovessimo utilizzare il gimbal dimezzando la sua autonomia, già un'autonomia più che sufficiente per fare diverse ore di filmati, e possiamo contribuire ad aumentare l'autonomia del telefonino, che in quel caso ovviamente consumerebbe di più, perché riprendendo e filmando sicuramente la batteria si consuma molto più rapidamente. Questo invece è l'ingresso USB tipo C che ci permette di ricaricare la batteria al suo interno e possiamo utilizzarlo anche sotto carica. Ovviamente è presente il tasto gommato che lo rende relativamente impermeabile, comunque protegge le porte, e lo stesso passo filettato lo troviamo anche nella parte superiore, quindi possiamo mettere eventualmente dei LED o qualche altro accessorio per illuminare, eccetera. È possibile ovviamente riprendere con questo telefonino ruotando, come vi ho detto poco fa, a 360 gradi. Riesce a ruotare e fare più di un giro su se stesso, come vedete. Quindi ci permette di fare delle riprese con dei movimenti che effettivamente tanti altri gimbal non permettono di fare. Guardate quante rotazioni riesce a fare. Ne ho altri 3 gimbal, uno della OM, 2 della DJI, e sinceramente non mi permettono di fare tutte queste rotazioni. Sembra praticamente quasi infinito. Quindi ci permette di fare diversi tipi di riprese sia verso l'alto che verso il basso, ma ci permette anche di fare delle riprese con il telefonino posizionato in verticale anziché in orizzontale. Quindi lo spengo un attimo per evitare di sforzare i motori e vi faccio vedere come è possibile modificare la posizione di questo gimbal.
quindi basta fare scorrere semplicemente il telefonino ed è possibile ruotarlo verso destra o verso sinistra cambiando la posizione dello stesso. E ovviamente dobbiamo anche calibrarlo. In questo caso sono stato fortunato, sono riuscito a posizionarlo praticamente al centro. In questo momento è spento, come vedete tende leggermente verso la mia destra, quindi devo spostarlo un pochettino verso sinistra. Quindi è possibile in questo caso, ecco, così diciamo che ci siamo, sì. È praticamente centrato per bene e quindi posso accenderlo. Rimettiamolo nella posizione normale, quindi vi faccio vedere anche che da questa parte c'è l'alloggiamento nel quale va a posizionarsi il telefonino, quindi rimane anche assicurato, non può scivolare perché queste pinze lo stringono bene, però comunque anche da questa parte ha un appoggio e ha un'altra particolarità, perché oltre a centrare questa parte, ad evitare quindi che dondoli in questo modo, possiamo anche centrare tutta la struttura della parte superiore tramite questa rotella. Dobbiamo svitarla leggermente e abbiamo la possibilità di fare scorrere in avanti oppure indietro tutta la struttura, quindi adattarlo per telefonini che siano più grandi o più piccoli. Ma non vi ho fatto vedere come si scattano le fotografie e come si girano i video. È necessario premere questo tastino. Tramite questo, infatti, come vedrete in questo momento non appare nulla sul display, una volta premuto, ovviamente in questo caso abbiamo scattato una fotografia. No, stiamo girando un video, scusatemi, e qua in alto ci sono i minuti e i secondi che vanno scorrendo, quindi ci indicano quanto tempo dura il video. Sia per quanto riguarda il comparto fotografico che il comparto video abbiamo la possibilità di inserire alcuni filtri, quindi qua in basso scorreranno delle anteprime e andrà cambiando poi in base al filtro che decideremo di utilizzare, bianco e nero eccetera, i vari effetti che noi desideriamo, addirittura anche l'effetto cartoon. Guardate che simpatico. E riusciamo a girare dei video, a scattare le fotografie, quindi anche applicando diversi filtri. Vi ho fatto vedere solamente alcuni, ma ce ne sono davvero tantissimi. Ma poi è possibile anche variare, sempre nel comparto fotografico oppure video, tutte le varie impostazioni. Quindi se noi vogliamo scattare delle foto oppure girare dei video che abbiano una risoluzione differente, vogliamo inserire la griglia, vogliamo altre opzioni che ci permettono di avere appunto funzioni che arricchiscano il comparto fotografico, grazie a queste opzioni presenti nell'applicazione riusciamo ad arricchirla, quindi a sfruttarlo ancora meglio. Anche nell'impugnatura abbiamo una filettatura da 1/4 di pollici che ci permette di posizionarla per esempio sopra ad un treppiedi e in caso di giornate ventose, come vedete, anche se il treppiedi per esempio dovesse muoversi leggermente o vibrare, il gimbal ci permetterebbe di mantenere il nostro telefonino perfettamente immobile. E se per caso abbiamo un telefonino nel quale non c'è l'applicazione, perché magari è un telefonino che abbiamo in prestito, oppure abbiamo più un telefonino, quello con l'applicazione e la memoria piena, oppure non abbiamo il cavo di ricarica e quindi la batteria scarica, bene, possiamo utilizzarlo anche se non c'è l'applicazione aperta. Quindi continua a funzionare perfettamente e possiamo utilizzare anche la fotocamera originale del nostro telefonino, perché essendo collegato tramite Bluetooth abbiamo la possibilità pure di avviare i video e scattare le fotografie sempre tramite il tastino preposto. Quindi in questo caso premo e come vedete sta iniziando a registrare e questa è l'applicazione originale dell'iPhone. Quindi sto registrando proprio tramite l'applicazione originale sfruttando il Bluetooth tramite il tastino di avvio. Semplicissimo, ritengo che un dispositivo di questo tipo, per chi lo utilizza sia per lavoro, ovviamente non è uno strumento professionale, ma per chi lo utilizza lavorativamente, per esempio su YouTube o per altri tipi di lavori, oppure per chiunque voglia utilizzarlo per esempio per gite, uscite con la famiglia, insomma riprese in esterno e avere delle riprese che siano comunque stabili. Io per esempio lo utilizzerò e l'ho utilizzato per fare delle riprese in bici. Vengono riprese che sembrano quasi realizzate da un drone, davvero bellissime, perché non subisce assolutamente i sobbalzi, ovviamente in bici non si è stabili, ma grazie a questo dispositivo riusciamo a essere stabili e a portare a casa delle belle riprese e delle belle foto. E io non capisco perché questo prodotto non sia famoso per esempio come DJI, ragazzi, non ha nulla da invidiare, è un prodotto che funziona davvero molto bene. Considerate che io adesso ho ancora l'applicazione originale della fotocamera aperta e oltre a poter comandare la ripresa, quindi avviarla, bloccarla eccetera, anche in questo caso tramite il telecomando riesco a ruotarlo in base alle mie esigenze, riesco ad avere la stabilizzazione e nel caso in cui giri il gimbal mi segue e se io non voglio che mi segue, allora a questo punto mi basterà mantenere premuto il tastino che premuto 2 volte lo ristabilizza e lo porta nella posizione originale, ma nel caso in cui io lo sposto in questo modo e voglio che il dispositivo rimanga fermo, allora mantenendolo premuto rimarrà fermo
e continuerà a riprendere sempre di fronte a me. Quindi ricco di funzioni, soprattutto che funziona bene, poi il fatto che possa alimentare il telefonino e aumentare la sua autonomia, secondo me è impagabile. Tanti dispositivi, anche di costo superiore, tutte queste funzioni non le hanno e sinceramente utilizzandoli, anche se non li utilizzo tutti i giorni, però mi rendo conto che determinate funzioni, per esempio l'indicazione della funzione che abbiamo impostato, è utilissima da sapere perché io so che sto stabilizzando solo in modo verticale, solo in modo orizzontale, sto bloccando tutto, eccetera, perché il LED me lo indica. Ho l'indicazione del livello di carica della batteria tramite LED laterali, ho l'indicazione della connessione Bluetooth, insomma è ricco di indicazioni, è ricco di funzioni. Ragazzi, detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, lo avete ritenuto utile, insomma vi ha tenuto anche compagnia. Spero di avervi fatto conoscere un prodotto che possibilmente non conoscevate e magari vi interessava, stavate cercando qualcosa di questo tipo, e quindi vi invito anche ad andare giù nel primo commento nella descrizione a dare un'occhiata al prodotto. Dopo esservi iscritti nel mio canale, cliccate anche sulla campanella in modo da attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!